Buongiorno e benvenuti sul canale Michaela Coca al mio mondo bello. Oggi faremo insieme questo bellissimo braccialetto ed è una sorpresa perché non l'ho pubblicato ancora su nessun social, visto che come vedete è ancora in lavorazione, un'idea fresca, diciamo, di usare questo abbinamento di filato con queste perline 80 o da 2 mm, perché in realtà questa è una variante di quest'altro tutorial che uscirà domani sul mio canale. Quindi qua ho usato il cotone e numero 5 e i cristalli misura 0,40 mm. Quindi se non si capisce bene la lavorazione di questo, vista la brillantezza del filato lumina che sto usando, potete guardare meglio su questo. La differenza consiste nella parte centrale della lavorazione. Per il resto i laterali sono uguali come lavorazione. Quindi non perdo tempo e vado a realizzarlo. Vi dico la lista dei materiali, ma prima voglio ringraziare tutti voi per i commenti, per le visualizzazioni. Ho inserito le perline da 2 mm, come vi dicevo, oppure 80 su quest'altro filato che è sempre lumina 9. Vi dico il codice colore, è il codice 77. Ok, serve anche un ago da cucito con la cruna fine, poi un uncinetto 1,50, forbici per tagliare il filo, un bottone per chiudere il lavoro, il braccialetto, e le perline ve le ho dette. Queste qua vengono due, come vedete, due per ogni riga. Quindi iniziamo inserendo una lunghezza di circa 40-50 centimetri di perline sul filo. E come si capisce quante perline inserire? Si capisce dal fatto che le metto così raggruppate, e lo metto il braccialetto intorno al braccio 2 volte, abbondante. Ok, quindi prendo prima di tutto e inserisco le perline. Quando ho finito di inserire la lunghezza che vi dicevo, iniziamo la lavorazione. Prendo l'uncinetto, lascio un capo di filo per fare l'asola o per fissare il bottone. Forse adesso da questa parte partiamo con l'asola, quindi lascio anche 20 centimetri, 25 di filo. Perché dico che da questa parte partiamo con l'asola? Perché partirò direttamente con l'inserimento delle perline o del cristallino, mentre qua dove mettiamo il bottone ci fermiamo un po' prima con i cristalli. Allora inizio la lavorazione, faccio un po' di spazio. Cosa faccio? Metto l'uncinetto sul filo e faccio una prima asolina, poi faccio 4 catenelle, 1 2 3 e 4. In tutto devo avere 5 catenelle lavorate, 1 2 3 4 e 5. Prendo il filo sull'uncinetto e torno in questa, la penultima fatta, e vado qua a fare 4 volte questo giro. Prendo su uncinetto e torno, faccio gruppetti
di 4 maglie, di 4 giri, insomma 3, prendo su uncinetto e ritorno nello stesso. L'inizio è un po' difficile, ma poi si lavora bene. E ho fatto questo gruppetto. Adesso, come vedete, ho due catenelle, queste 2 catenelle, e dove ci stanno 2 catenelle non lavoro niente, perché adesso prenderò le 2 perline, le avvicino al filo qua alla base, prendo il filo sull'uncinetto e vado direttamente nella prima catenella lavorata, dove farò, rego così col dito e farò anche qua 4 volte il gruppetto. 1, 2, 3 e 4, e ho fatto i 2 gruppetti di 4 giri, e tra di loro ci sono le 2 perline. Adesso li devo separare perché devo dividerli per lavorarli in due, ogni gruppetto va diviso a 2, e chiudo prima a 2, ecco, chiuso 2, faccio una catenella libera, chiudo anche quest'altra metà del gruppetto e mi ritrovo sopra le perline, faccio una catenella libera, chiudo anche questa metà del gruppetto, ok. Qua vi sembreranno che rimangono 3 fili, perché questa è la catenella iniziale, quella con quale ci siamo alzati. Faccio un'altra libera e adesso chiudo tutto l'insieme. Adesso non mi alzo, vado direttamente nel centro di questo archietto e chiudo con una maglia bassissima per spostarmi e lavorare adesso qua. E che cosa faccio? Faccio di nuovo 4, un gruppetto di 4 maglie, 1, 2, 3 e 4. No, attenti, quindi ne ho fatte 3. Bisogna stare attenti quando si dividono i gruppetti, perché poi si vede se abbiamo sbagliato. Quindi ho fatto 1, 2, 3 e devo fare il quarto giro, ok, 4, avvicino le 2 perline, prendo sull'uncinetto e vado a lavorare qua in questo archietto, quindi 1, 2, 3 e 4. Ho fatto anche qua 4 volte, ritorno chiudendo 2 a 2, quindi chiudo 2, anche questo va. Come capisco dove è la metà del gruppetto? Perché devo avere 2 maglie lunghe che si attaccano verso la base, che mi rimangono, quindi queste 2 lunghe, quelle piccole sopra l'uncinetto non le conto, 1 e 2. Adesso una catenella libera,
chiudo anche questo gruppetto, metà del gruppetto, qua faccio una catenella, chiudo metà dell'altro gruppetto, qua è un po' fin quando si prende la mano, perché il filo è molto brillante, ecco, così faccio la catenella libera e chiudo tutto, poi vado ad infilarmi qua e da qua ricomincio, prendo sull'uncinetto e rivado qua e vado così della lunghezza desiderata. Vedete, le perline si vanno a posizionare da questa parte. Si è fatto un impiccio qua. E inizieranno a vedersi in questo modo. Voi fate tutta la lunghezza, poi andate a misurare. Andremo a misurare per vedere dove verrà la chiusura, dove fermarci. A dopo. Cosa ne pensate? Sta venendo molto bella, anzi in entrambe le varianti. Lavoratela con calma perché è importante separare bene questi gruppetti, perché se no poi non si vede regolare ai bordi e andiamo verso la fine. Arrivati alla lunghezza desiderata andiamo a chiudere il lavoro e a mettere il bottone. Qua potete chiudere un po' come volete, cioè o torniamo di qua in mezzo all'archetto e facciamo un po' di maglie, così 2, qua ne facciamo altre 2, quindi facciamo maglie basse facendo 2 in un archetto, 2 in un archetto e 2 sopra i cristalli. Poi giriamo, se vogliamo fare un altro giro lo facciamo, un altro giretto, qua vi regolate un po' come volete, poi taglio il filo e lo lascio un po' lungo perché qua andrò ad attaccare il bottone, quindi metto ago, prendo l'ago e vado a cucire il bottone con il filo. Questo era il braccialetto, è venuto molto bello, sono molto contenta. Aspetto di vedere le vostre versioni e anche questo è carino. Potete farlo anche colorato di tutti i colori qua in mezzo. Si può fare di tutto, si può sbizzarrire tanto, mentre questo l'ho pensato, questo che vedrete in un altro tutorial che vi dicevo è la stessa cosa, solo che lo potete fare con guardate che bello viene, con le perle, solo che si fa un po' fatica ad inserirle perché hanno il foro molto piccolo. E niente, allora al volo vi faccio vedere un po' di cose che trovate sul mio canale e un po' di futuri progetti, così vi convinco ad iscrivervi in tanti. Questi vasetti coi fiori molto primaverili, questo in tessitura di perline, mentre questi sono fatti all'uncinetto, e perché come sapete io faccio un po' di cose miste. Allora, poi ci sono questi, avete già il tutorial,
Poi ci sta questo modello, avete il tutorial, poi ci stanno questi, anche di questi avete il tutorial. Sono fatti, vedete, un po' di cose diverse che faccio, sia ciondoli, orecchini, che braccialetti, anelli. Poi questi che ve l'ho fatti vedere oggi parecchie volte, che hanno riscosso un grande successo. Poi questi sono da fare, da registrare prossimamente, molto carini, molto belli. Poi ce ne ho tantissime cose, tantissime. Questo modello che ho fatto in 2 colori, in centro tessitura di perline, poi ai bordi abbiamo uncinetto. Ci sta questo, pure questo, tessitura di perline e uncinetto ai bordi. Ci stanno questi. Vi dico, c'ho decine di tutorial da registrare e mi manca un po' il tempo, però piano piano ce la faremo. Questo che è bellissimo, piccolo. Poi questo lo avete visto nell'immagine del mio canale, mi sembra. Ah no, è della pagina Facebook. Questo molto estivo, molto bello, sono tutti leggeri, facili da fare. E allora, se vi ho convinto, vi aspetto con i prossimi tutorial ad iscrivervi e a farmi sapere quale variante, quale progetto vi piace di più e da dove mi chiamate, scusate, da dove mi seguite. Insomma, se avete qualche preferenza per la lingua, dei sottotitoli, io la posso mettere tranquillamente. Grazie a tutti, arrivederci.